Con le risorse del programma Spazio Alpino dell'Unione Europea si è inteso promuovere una cooperazione più forte tra governi, enti di ricerca, imprese, società civile per uno sviluppo sostenibile di una regione così importante e strategica come quella alpina. Si è quindi inteso finanziare progetti che mirassero a supportare, a consolidare ed allargare la conoscenza nei settori della tutela ambientale, della competitività, della connettività e dei trasporti. Per questo gli obiettivi fissati per i progettisti dell'Asse 3 hanno riguardato in generale la salvaguardia ambientale e del paesaggio, ma anche più specificatamente la protezione della biodiversità e della tutela e della prevenzione dai pericoli naturali. Le principali problematiche affrontate in questi anni per il raggiungimento di un adeguato livello di tutela ambientale e un soddisfacente sviluppo sostenibile per la regione alpina sono per lo più legate alla presenza di ampie zone di confine dove difficile è il confronto tra interessi e realtà differenti, anche se si agisce su un territorio che per altri aspetti è omogeneo e ha problematiche comuni ed interconnesse. In questo settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, in una regione come quella alpina dove insistono differenze e confini, azioni unilaterali o particolari, anche se solo parzialmente in contrasto tra di loro, rischiano di annullare ogni effetto o quantomeno di limitarlo rispetto alle attese. Solo per fare qualche esempio, un corso d'acqua non può essere gestito adeguatamente se lo stesso e i suoi affluenti sono gestiti secondo interessi, sensibilità, regole differenti. Allo stesso tempo non si può non tener conto che una gestione forestale, uno sfruttamento della foresta secondo interessi e sensibilità diverse possono determinare effetti disastrosi al di là delle montagne, oltre i confini. Allo stesso modo potremmo dire che azioni tese a tutelare i grandi predatori come orsi e lupi, se attuate localmente e unilateralmente, possono rivelarsi inefficaci se al di là dei confini queste stesse specie possono essere abbattute più facilmente. In generale un approccio transnazionale, un coinvolgimento più attivo e un confronto più ampio tra le parti interessate consente di considerare tutte le potenzialità e gli interessi in gioco e di arrivare a soluzioni maggiormente condivise. Seppure queste soluzioni sono frutto di un compromesso, sono certamente più durature nel tempo e assicurano un più ampio raggiungimento dei risultati attesi. Guardando al futuro del programma, molti spunti possono essere presi sulla base dell'esperienza sin qui maturata. Pensiamo ai risultati positivi, al trend positivo determinato dai progetti portati a termine, ad esempio nel settore dei cambiamenti climatici, della difesa del suolo, delle foreste alpine o dell'agricoltura di montagna più in generale. Pensiamo a quello che si è raggiunto nell'energia, ma anche nel turismo sostenibile, nei cambiamenti demografici, per non dimenticare il Digital Divide. I risultati finora conseguiti con i molteplici progetti finora portati a termine mostrano con ampia chiarezza quali sono i temi su cui continuare ad operare, ma quello che è più importante è che d'ora in poi dovremo impegnarci maggiormente nell'attuazione dei risultati che finora i progetti ci hanno portato. Ad esempio, appare assai importante che per il futuro il programma Spazio Alpino assuma un legame funzionale più efficace con altre realtà istituzionali, come ad esempio la Convenzione delle Alpi o come la Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per Rio+20.